È strana la mia vicenda personale. Io sono nato, cresciuto, vivo attualmente a Palermo. Sono cresciuto nella Palermo degli anni 70, 80 e 90. Io mi sono formato in quegli anni lì. La mia passione politica, la mia passione civile, la mia passione culturale si è fermata esattamente in quegli anni. E di conseguenza mi è venuto, direi quasi spontaneo, scegliere come mia testimonianza di questa passione politica l'arruolarmi in polizia. Accanto al desiderio, accanto alla voglia, accanto al sogno di fare il poliziotto e farlo in un certo modo, sin da che ho memoria di me, ricordo di aver avuto sempre nel mio più breve raggio d'azione un libro. So soltanto che la mia più grande passione è sempre stata quella della lettura. La possibilità di entrare in contatto con mondi fantastici, di viaggiare con la mente, viaggiare, esplorare il mondo, esplorare lo spazio, scendere nelle viscere della Terra, grazie a un veicolo potentissimo, che è quello del libro, che è quello del romanzo, che è quello della letteratura e del fumetto anche, forse pure più che il cinema. C'è stato un momento, leggendo i romanzi polizieschi, leggendo i noir, leggendo i gialli in senso lato, mi sono accorto che i poliziotti che venivano raccontati in quei libri non erano come i poliziotti che conoscevo io, soprattutto nel giallo italiano ovviamente, e che i banditi che venivano raccontati in quei romanzi là non erano come i banditi che ho conosciuto io. E mi è venuto il desiderio di raccontare le cose come stavano, raccontare i poliziotti per come essi sono, cioè persone normali, e i banditi per come essi sono, cioè persone normali anche loro. Abbiamo a che fare con persone normali che non hanno avuto le stesse opportunità che altri hanno avuto. Per questo a un certo punto io ho avuto voglia di raccontare queste cose qui. Anche il killer più efferato è stato bambino. Anche il killer più efferato ha avuto dei sogni da bambino. Probabilmente ha guardato gli stessi cartoni animati che guardavo io a 11 anni, no? Avrà visto Happy Days, per esempio. Quindi è questo quello che io voglio raccontare nei miei romanzi, che non sono romanzi di passione politica, non sono romanzi politici nel senso che non fanno un ragionamento di tipo politico, sono romanzi politici nel momento in cui affermano questo principio che ho appena descritto.